C'è un orto fuori Itaca, lontano dalle strade frequentate. Un podere ben tenuto, filari di viti ordinati, peri, meli, fichi, un muro di cinta in costruzione, una casa rurale. Ogni pianta mostra la mano di chi la cura. In mezzo a quest'ordine c'è un vecchio curvo che zappa la terra intorno a un albero. Indossa una tunica sporca, rattoppata, schinieri di cuoio ricucito contro i rovi, guanti consunti alle mani, un berretto di pelle di capra sulla testa. Chi lo vedesse lo prenderebbe per l'ultimo dei servi. Invece quel vecchio è Laerte, figlio di Arcesio, re di Itaca. Da anni vive così, lontano dal palazzo, lontano da tutto, vestito del suo dolore. Questa mattina, dal sentiero fra gli olivi, qualcuno sta venendo a cercarlo. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast: Giacomo, Sisifo Felice, Federica, Maddalena, Giorgio Irlandese di Brescia, Liliana, Nicolò e Beniamino. Grazie anche a Sara, Anna, Santo, Ergis dall'Australia, Alex e Anna 601. Grazie ad Alessandro, Mirko, Vanessa, Jimbo dal Belgio, Fabio, Lizzanè da Cambridge, Tommaso B, Giulia 168, Francesco, Michele e Letizia. Grazie infine a Marina, Alessia, Raul, Chiara, Miriam, Cristina, Juan e Eugenia. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 280, La vita di Odisseo, episodio 40, Gli alberi di Laerte. Li abbiamo lasciati in cammino all'alba, Odisseo, Telemaco, Eumeo e Filezio, usciti dal palazzo nell'ombra stesa da Atena, diretti in campagna. Adesso il sole è alto sopra le colline e i quattro arrivano al podere. È la terra che Laerte ha comprato e dissodato con le proprie mani diversi anni fa. Qui vive con i pochi servi necessari al lavoro dei campi e con una vecchia donna venuta dalla Sicilia che si prende cura di lui. Davanti alla casa Odisseo si ferma, consegna le armi ai compagni e dà le sue disposizioni. Voi entrate, trovate il maiale più grasso, preparate il pranzo. Io vado nell'orto da mio padre. Voglio vedere se mi riconosce dopo tanto tempo. O se ormai siamo così cambiati che mi prenderà per uno straniero. Telemaco, Eumeo e Filezio entrano in casa mentre lui si avvia da solo verso il grande frutteto. Non trova nessuno all'inizio. Dolio, il vecchio servo fedele, non c'è. Non ci sono i suoi figli. Sono andati tutti a raccogliere pietre per il muro di cinta. Il frutteto è deserto e silenzioso nella luce del mattino. In fondo, tra i filari, c'è una sola figura, un vecchio piegato sulla zappa, presso una pianta. Odisseo si ferma sotto un alto pero. Guarda, riconosce il padre e non lo riconosce. L'uomo che ricordava era un re. Quello che davanti è un contadino vestito di stracci, consumato dagli anni, e più ancora che dagli anni dal dolore. Le fonti ci dicono che da quando il figlio è partito per Troia, Laerte ha smesso un poco alla volta di essere re. Ha lasciato il palazzo, ha lasciato la città, si è ritirato qui fuori, tra i campi, a coltivare la terra e il proprio lutto. Si è fatto contadino di se stesso. Odisseo, fermo sotto il pero, piange. Poi dentro di lui inizia il solito soppesare. Omero ce lo mostra. L'eroe medita nell'animo e nel cuore se gettarsi subito ad abbracciare il padre, baciarlo, dirgli sono tornato, sono qui, oppure interrogarlo prima, metterlo alla prova. Sceglie la prova.
E tu hai tutto il diritto di indignarti. Ma come? Quel vecchio devastato è suo padre, ha pianto per lui, suo figlio, per 20 anni. Quale uomo davanti a una scena simile sceglie di prolungare l'attesa? Per capirlo bisogna ricordare chi è Odisseo. È l'uomo che è sbarcato a Itaca ha mentito ad Atena, che ha messo alla prova Eumeo, Telemaco, Penelope prima di rivelarsi a ciascuno di loro. Non lo fa per crudeltà. Lo fa perché in 20 anni ha imparato che niente è mai come sembra, che perfino la gioia va verificata. Ecco, vuole essere certo che la mente del vecchio sia ancora lucida, che il riconoscimento sia vero, non il miraggio di un uomo distrutto, disposto ad abbracciare qualunque straniero gli dica la parola giusta. Il poeta lo chiama anche qui l'uomo dalle molte vie. Davanti al padre, alla fine di tutto, è ancora se stesso. Odisseo si avvicina all'anziano, che tiene sempre il capo basso. Vecchio, non ti manca certo l'arte di curare un orto. Qui ogni cosa è tenuta bene. Non c'è pianta, non fico, non vite, non olivo, non pero, non aiuola che non mostri la tua cura. Una sola cosa in questo podere è trascurata. Tu. La vecchiaia ti pesa addosso. Sei sporco, vesti panni indegni. Non sarà per pigrizia che il tuo padrone ti tratta così. A guardarti bene, del resto, non hai nulla del servo, nel corpo e nel volto. Somigli ad un re. Ma ora dimmi, di chi è questo orto che governi? Dimmi se questa terra è davvero Itaca. Anni fa, nella mia patria, ho ospitato un uomo che veniva da qui. Diceva di essere figlio di Laerte, figlio di Arcesio. L'ho accolto nella mia casa e onorato con doni splendidi. Nessun ospite mai mi è entrato nel cuore come lui. Il vecchio alza la testa. Risponde con voce rotta. Questa è Itaca. Quanto all'uomo di cui parli, sappi che i tuoi doni sono stati gettati al vento. Se lo avessi trovato vivo qui, ti avrebbe ricambiato come si deve. Quel disgraziato era mio figlio. È morto lontano dai suoi cari, lontano dalla sua terra. Lo hanno mangiato i pesci del mare o è stato pasto di belve e di uccelli. Nessuno lo ha pianto su un letto funebre. Nessuna sposa gli ha chiuso gli occhi. Dimmi, quanti anni sono passati da quando lo hai ospitato? E poi chi sei tu? Da dove vieni? Dov'è la tua nave? Odisseo, davanti a lui, costruisce con la consueta scioltezza l'ennesima falsa identità. Il mio nome è Eperito, vengo da Alibante. Un demone avverso mi ha spinto fin qui dalla Sicilia contro la mia volontà. La mia nave è ancorata al largo, lontano dalla città. Sono passati 5 anni da quando Odisseo ha lasciato la mia terra. Sventurato. Eppure gli uccelli, alla sua partenza, hanno volato verso destra, di buon augurio. Io l'ho congedato lieto, lui è partito lieto. Ci siamo promessi di rivederci, di scambiarci ancora doni di ospitalità. Questa è l'ultima menzogna pronunciata qui, nell'Odissea. L'ultimo nome falso, l'ultima biografia inventata, dopo il cretese raccontato ad Atena, il mendicante raccontato a Eumeo, lo straniero raccontato a Penelope. La serie delle maschere si chiude qui, in un orto, davanti a un vecchio con la zappa in mano. Il vecchio, sentendo, non regge. Una nube nera di dolore lo avvolge. Si china, raccoglie con tutte e due le mani la polvere grigia della terra e se la versa sul capo canuto, gemendo. È il gesto più antico del lutto. La terra sulla testa, come si fa per i morti. Laerte sta facendo il funerale al figlio, davanti al figlio. A Odisseo si sconvolge il cuore. Sente alle narici lo stimolo acuto e pungente del pianto. La prova è finita, nessun calcolo. Regge davanti a un padre che si copre di terra. Si slancia, lo abbraccia, lo bacia. Sono io, padre. Quello di cui domandi sono io. Dopo 20 anni sono tornato alla mia terra. Frena le lacrime, adesso frena il pianto. Ti dico tutto e dobbiamo fare presto. Ho ucciso i proci nella nostra casa, ho vendicato gli oltraggi. Il vecchio si irrigidisce fra quelle braccia. Lo guarda. 20 anni di attesa hanno insegnato anche a lui a non fidarsi. Se sei davvero Odisseo,
Se sei mio figlio e sei tornato, devi darmi un segno sicuro. Voglio poterti credere. Con queste parole, Laerte conferma che pur nella vecchiezza il suo spirito e la sua mente sono ancora combattivi. Il figlio sorride e dona 2 segni al padre. Il primo è la cicatrice. Odisseo scosta la veste e mostra la vecchia ferita sopra il ginocchio, quella che gli aprì la zanna bianca del cinghiale sul Parnaso quando era ragazzo. La conosciamo bene. È il segno che lo ha tradito davanti a Euriclea nella notte del lavaggio dei piedi. Lo stesso corpo, la stessa storia incisa nella carne. Foste tu e mia madre a mandarmi da Autolico per ricevere i doni promessi. Il secondo segno non sta sul corpo, sta intorno a loro. Ti nominerò anche gli alberi, padre, gli alberi di questo frutteto, me li donasti tu. Ero bambino, ti venivo dietro per l'orto e te ne chiedevo il nome uno a uno. Camminavamo in mezzo a loro e tu mi dicevi che alberi fossero. Mi desti 13 peri, 10 meli, 40 fichi. Mi promettesti 50 filari di viti che maturano in tempi diversi e portano grappoli di ogni specie secondo le stagioni di Zeus. 13 peri, 10 meli, 40 fichi, 50 filari, una contabilità minuscola, conservata per oltre 40 anni nella memoria di un uomo che ha visto bruciare Troia. Penelope aveva chiesto un segno solo, il letto, perché il suo Odisseo era ancora intero nella sua memoria di sposa. Laerte è vecchio, è stremato, ha pianto troppo a lungo. Per ricostruire il figlio ha bisogno di più appigli, la carne e la memoria, la ferita e gli alberi. Odisseo lo capisce e gli offre entrambi. Il segno decisivo però è il secondo, quella passeggiata nell'orto, il bambino con i suoi passi corti dietro al padre, le domande, i nomi delle piante. Queste cose le conoscono loro 2 soltanto. A Laerte si sciolgono le ginocchia, si scioglie il cuore. Getta le braccia al collo del figlio e sviene, o quasi. Il paziente divino Odisseo lo regge, lo stringe a sé, aspetta che il respiro gli torni nel petto. Quando il vecchio rinviene, le sue prime parole sono per il cielo. Padre Zeus, dunque esistete ancora voi dei sul vasto Olimpo, se i proci hanno davvero pagato la loro arroganza. Subito dopo, però, il pensiero corre al pericolo. Ho paura, figlio. Temo che gli Itacesi arrivino qui in armi, tutti quanti, e che la voce corra già verso le città dei Cefalleni. Il figlio lo rassicura. Fatti coraggio, non pensarci ora. Andiamo a casa, il pranzo ci aspetta. Nella casa rurale, Telemaco, Eumeo e Filezio hanno preparato le carni e mescolato il vino. La vecchia ancella prende in consegna il suo padrone, lo lava, lo unge d'olio, gli mette addosso un bel mantello. Mentre lo veste, accade qualcosa che abbiamo già visto. Atena si accosta al vecchio re e gli rinvigorisce le membra, lo fa più alto di prima, più pieno, più imponente. Quando Laerte esce dal bagno, il figlio lo contempla pieno di ammirazione. È il terzo intervento di questo tipo e il disegno ormai è chiaro. Atena ha trasfigurato Odisseo a Scheria davanti a Nausica, poi davanti a Penelope dopo il bagno prima del riconoscimento. Ora trasfigura Laerte davanti a Odisseo. La dea non cambia le persone, restituisce loro la statura che il dolore aveva compresso. Per 20 anni quest'uomo si è rimpicciolito dentro i panni di un servo. Adesso che il figlio è tornato, può tornare anche lui, re, padre, capostipite. Lui stesso lo sente. A tavola, davanti al vino, sospira. Fossi stato ieri al tuo fianco con le armi addosso, con la forza di quando ero giovane e presi la rocca di Nerico. Avrei combattuto contro i proci nella nostra sala, ti avrei riempito il cuore di gioia. Immagina il sorriso di Odisseo a queste parole. Il vecchio che un'ora fa si versava la terra sul capo adesso rimpiange di non aver potuto combattere al suo fianco. Suo padre è tornato. Mentre sono a tavola, rientrano dal lavoro Dolio e i suoi 6 figli chiamati dalla vecchia ancella. Vedono Odisseo, lo riconoscono, restano impietriti sulla soglia. Il re li saluta con dolcezza. Sedetevi, mangiate, vi stavamo aspettando. Dolio gli corre incontro a braccia aperte, gli afferra la mano, gliela bacia. Sei tornato,
Lo desideravamo tanto e non lo speravamo più. Gli dei ti hanno riportato. Penelope lo sa, dobbiamo mandarle un messaggero. Odisseo risponde che la regina sa già tutto e che non occorre mandare nessuno. Così pranzano, tutti insieme, nella casa fra gli alberi. 3 generazioni alla stessa tavola, il nonno, il figlio, il nipote e intorno i servi fedeli. Per un'ora, in questo podere fuori dal mondo, la famiglia di Arcesio è di nuovo intera. In città, nello stesso momento, nessuno sta pensando a pranzare. La voce della strage è corsa per le strade come una messaggera instancabile. Le porte del palazzo sono aperte, i parenti accorrono da ogni parte, fra grida e lamenti, e portano fuori i loro morti. Ciascuno seppellisce i suoi. I corpi dei giovani venuti dalle altre isole vengono affidati ai marinai, caricati sulle navi veloci e rimandati a casa. Terminati dei veloci riti funebri, gli uomini di Itaca si radunano in piazza col cuore pieno di angoscia. In mezzo a loro c'è un padre che ha appena sepolto suo figlio e che non intende fermarsi al pianto. Questa è materia del prossimo episodio, l'ultimo dell'Odissea. Nella prossima puntata, l'assemblea di Itaca, la marcia dei parenti dei proci, la lancia di un vecchio re e la pace che chiude il poema. Ti aspetto. Fatti sentire. La tua voce è fondamentale per questo viaggio. Metti mi piace su YouTube o il più su Spotify per l'algoritmo fa una differenza enorme. Su YouTube per cellulari puoi supportare gratuitamente il canale 3 volte a settimana mettendo un hype. È importante e aumenta la visibilità. Condividi nei commenti le tue riflessioni. Ogni tuo pensiero arricchisce questa comunità e personalmente mi aiuta molto chi mi scrive cosa gli è piaciuto e perché. A proposito, ti è piaciuto questo episodio? E suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo, condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. E lo sai, ne arrivano di bellissime. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.